Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di luglio 2023. Abbiamo la carta del Papa. Amici dell'Ariete, quando c'è il Papa si parla sempre di ufficializzazione, di qualche cosa che viene riconosciuto dalla società. Si potrebbe anche parlare di una guida spirituale con la quale verrete in contatto. Ed è anche una carta che parla di elevazione spirituale. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora, partiamo con la carta dell'eremita, una regina di coppe al contrario, un 3 di coppe al contrario, un fante di denari, nuovamente la carta del Papa, abbiamo un 5 di bastoni, la carta dell'appeso e un asso di bastoni al contrario, che giustamente è vicino alla carta dell'appeso. Dunque ragazzi, partiamo da questa energia eremita di isolamento, magari di introspezione o di ricerca. Quando c'è la carta dell'eremita si può anche parlare di una sensazione di solitudine che si sta vivendo. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Per quello che riguarda la regina di coppe, potrebbe rappresentare voi, potrebbe rappresentare una persona intorno a voi, magari anche una madre, oppure semplicemente un'energia. In questo caso sento che ci sono parecchi alti e bassi, vi devo dire, anche con questo 3 di coppe al contrario, può essere che non vi sentiate supportati magari da degli amici, magari dai fratelli, piuttosto che anche dal partner potrebbe essere. C'è comunque questa sorta di sensazione di solitudine, di isolamento, quasi di impotenza, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche il fante di pentacoli ed è come se vi invitassero a prendere una nuova strada. Ripeto, abbiamo poi anche qui il Papa, lo andiamo a vedere poi direttamente queste carte con i mini tarocchi, però potrebbe anche fare riferimento ad una guida spirituale con la quale verrete in contatto. Andiamo a vedere l'eremita, ripartiamo dall'inizio, andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più. Allora abbiamo un re di coppe, qui avevamo la regina di coppe, e la carta del mago. Allora, potrebbe essere, visto che ci sono re e regina di coppe e c'è anche il papa, potrebbe proprio essere una relazione ben definita, contrattualizzata, ufficializzata. E qui potrebbe esserci la necessità di capire come ripartire, che tipo di nuovo inizio dover fare. Tenete presente che anche qui avete un asso di bastoni, ma è al contrario, no? È un po' come se doveste capire in che direzione andare, che strumenti poter utilizzare per riuscire o diciamo ad arrivare a maturità di un certo tipo di lavoro di introspezione, quindi completare, finire, cercare di fare questo lavoro di autoanalisi per maturare, per capire meglio le proprie emozioni, per capire quali sono le azioni in linea con noi, cioè o con voi, adesso vabbè, andiamo a vedere la regina di coppe.
queste sono troppe, solo 2 per piacere, grazie. Allora ho visto un re di bastoni e un cavaliere di pentacoli. È proprio qualche cosa che ha a che fare con il vostro modo di agire, di andare avanti nella vita, di percepire le persone. Se fosse che avete una persona in testa, per esempio, ragazzi, vi dirò che questa persona potrebbe avvicinarsi in modo molto prudente, molto lento. E questo potrebbe suscitare qualche disappunto, diciamo così, magari non è quello che vi aspettate voi. Vi dirò, qua ci sono 3 persone in realtà, quindi si potrebbe anche parlare di un gruppo familiare, anche perché qui c'è effettivamente un 3 di coppe. E in effetti il Papa è una di quelle carte che parla di tradizioni, anche di cerimonie familiari, cerimonie religiose. Voglio andare a vedere il 3 di coppe. Otto di bastoni, regina di pentacoli, imperatore è appeso di nuovo. Ho come l'idea che sarete, tra virgolette, incastrati in una situazione dalla quale non vi potete muovere, come se ci fosse una manifestazione, un ritrovo, una cerimonia, un qualche tipo di questione che dovete affrontare o sì e ehm, non avete scampo, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo un fante di spade, la carta della stella, l'eremita nuovamente e la luna. È come se aveste una determinata idea di quello che potrebbe essere il rapporto di famiglia, il rapporto col partner, il rapporto con gli altri in generale, che vi porti, cioè ho come la sensazione che qualcuno qui abbia paura di rimanere solo. È un po' come se vi invitassero ad analizzare questa paura, da dove arriva questa paura, se anche rimanete soli, che cosa succede, qual è la cosa più tragica che potrebbe mai succedere. Mettetelo proprio nero su bianco, fate proprio i conti, le liste. Andiamo a vedere il Papa. Sei di bastoni, la carta della sacerdotessa e 6 di spade. 2, 6. Dunque, allora ragazzi, nel caso abbiate una relazione o comunque siate in un matrimonio, diciamo così, in una relazione stabile, ecco, sento che c'è parecchia solitudine da parte vostra, probabilmente avete bisogno di un sostegno in più da parte delle persone che vi circondano e qui indistintamente famiglia o partner. Però è come se ci fosse o una vostra situazione emotiva che vi fa rimanere fermi, come dice l'appeso, o c'è comunque qualche questione a livello familiare, qualche cerimonia, qualche rito, qualche festa, qualche cosa a cui dovete partecipare, ripeto, a cui non vi va molto. Ed è un po' come se faceste questa cosa per paura di qualche ritorsione, per paura di rimanere soli, per paura di non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, per paura. Fondamentalmente quando c'è la luna si parla di paura e di proiezioni. Sia la stella che la luna sono anche 2 carte di sogno e quindi se avete per caso un certo tipo di obiettivo, che sia una persona o che sia una situazione, un qualche cosa, io ho come l'idea che stiate attuando in certi modi solo per paura che l'altra persona se ne vada.
di abbandoni. Però vi dirò, avete anche la carta del Papa. La carta del Papa è una carta di contratti e 6 di bastoni, riconoscimenti, riti ufficiali, cose che vengono portate a galla, cioè nel senso sono quelle relazioni piuttosto che quei contratti che vengono ufficializzati, vengono introdotti nella società. È interessante perché avete sacerdote e sacerdotessa. È come se il riconoscimento fosse fuori, ma vi manca dentro. Infatti poi avete anche un 6 di spade. È come se doveste allontanarvi da certe emotività, da certe idee magari collegate alla madre, collegate al tipo di ideologia che avete voi del matrimonio, piuttosto che delle relazioni di coppia o di amicizie, insomma. Allora, andiamo a vedere questo 5 di bastoni perché ho come l'idea, ragazzi, infatti, 8 di coppe, un'altra carta di allontanamento e di introspezione. Vi ricordo che l'8 di coppe ha la stessa energia dell'eremita. E qui una carta che ci ricorda di nuovo l'archetipo della madre, che è l'imperatrice. Allora, ho come la sensazione che qui dovrete un po' far valere le vostre ragioni. Ehm, Potrebbe essere un progetto nuovo comunque anche, perché quando c'è l'imperatrice si parla di progetti, quindi se qui c'è un'ufficializzazione, qui ci potrebbe essere l'avvio verso una sorta di espansione, di crescita, di prosperità. Cosa succede però? Che c'è l'otto di coppa al contrario e il 5 di bastoni, abbiamo ancora delle cose da risolvere, probabilmente delle cose da chiarire a livello familiare, tra cugini, tra amici, ci sono ancora delle piccole questioni che risultano, come vi posso dire, avere quella sfumatura di competitività. Andiamo a vedere l'appeso. Tre di spade e la temperanza. Ragazzi, avete bisogno in questo momento di, diciamo così, curare le vostre ferite, perché comunque con il 3 di spade c'è ancora una ferita aperta e la carta della temperanza è proprio una carta che vi parla di guarigione, di rimettere in equilibrio quello che è il cuore con la mente, e anche l'appeso è una di quelle carte che, stando a testa in giù, vi dà la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. È una carta che indica accettazione in realtà, c'è qualche tipo di situazione probabilmente sulla quale non potete agire, sulla quale non potete interagire, e vi dice semplicemente di occuparvi di guarire la ferita perché a un certo punto non si può fare altro che accettare. Fatemi sapere cos'è questa cosa che siete, tra virgolette, obbligati, perché poi non si è mai obbligati, ok? Si ha sempre la scelta di dire no, però fatemi sapere qual è questa cosa dentro la quale vi sentite un po' incastrati, insomma. Andiamo a vedere un messaggio ehm, su cui riflettere. Perché mi è difficile lasciar andare? Wow! Lasciare andare i condizionamenti, le idee legate al passato. Il 6 di spade fa riferimento nello specifico alle credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, ai problemi legati alla famiglia, alle discussioni legate alla madre, a tutto quello che sono i problemi familiari, ed è una carta che vi dice che è ora di andare verso acque più tranquille. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere. Per gli amici dell'Ariete, qual è un altro consiglio per questo periodo? Allora, carta numero 10, Arcangelo Raziel. Wow! Allora, questa carta fa riferimento, qui avevate anche il Papa è colui che canalizza i messaggi dall'alto, ve lo dico perché qua parla di registri akashici, quindi magari qualcuno è già in connessione con i propri registri akashici,
magari qualcun altro sta tentando di accedere ai registri akashici, sta di fatto che, diciamo, qui fa vedere che ci sono le mani illuminate, no? Però è interessante perché è all'altezza del cuore. Una volta che si apre, diciamo, il cuore, si può far salire le energie, di conseguenza si riesce ad accedere ai registri akashici. Parla anche di ispirazione, quindi di canalizzazioni, di idee, ma anche di saggezza, che è quello di cui ci parla l'eremita. L'eremita è una di quelle figure che ha tutte le conoscenze, le esperienze e le virtù per, diciamo, fare del passato un bagaglio che gli possa essere utile per affrontare i viaggi futuri da solo. Poi abbiamo la carta numero 14 e parla proprio di legami familiari, di albero genealogico, di lignaggi, di legami culturali anche, di tradizioni appunto, e parla di espansione. Vi ricordo che la carta del Papa è una carta di contratti, normalmente di matrimonio, qui ce l'avete 2 volte. Sono contratti ufficiali comunque, se non è proprio il matrimonio in chiesa, diciamo, può essere un'ufficializzazione magari anche di, non lo so, eh, un fidanzamento inaspettato, qualche cosa che comunque si viene a sapere ehm, nel circolo sociale che frequentate. E poi abbiamo carta numero 18, wow! Anche questa carta vi parla. Avevate la sacerdotessa da qualche parte? Sì. Perché la sacerdotessa è proprio colei che ha le guide predittive. Perché? Perché comunque si collega con i registri akashici. È in grado di leggere al di là della dualità delle cose. Ed è anche una di quelle figure che vi dice che se si è, diciamo, effettuata una scelta, è la scelta giusta proprio perché si riesce a vedere oltre. E anche qui parla di decisioni. Quindi, amici dell'Ariete, sarete portati a decidere, a scegliere qualche cosa. Grazie a tutto il tipo di percorso che farete in questo periodo, si arriverà alla guarigione e secondo me prenderete una scelta. Qui lo vediamo con la carta dell'appeso. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con una condivisione, con la vostra iscrizione o con un commento, che a me piace sempre leggere i commenti. Se poi volete sostenere attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce d'abbonamento sono 2, la prima è quella più bassa ed è un semplice supporto al canale, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una specifica, il percorso individuale che sto proponendo è cucito su misura, è basato sulle credenze limitanti ed è una parte di tutti i temi che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti, ok? Solo che, diciamo, i video degli abbonamenti, essendo per tutti, sono un po' più generici, ecco. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!